Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. KinoPlus SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha KinoPlus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere KinoPlus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha KinoPlus? KinoPlus ha un farmaco a base del principio attivo prolifloxacina, appartenente alla categoria degli antibatterici quinolonici e nello specifico fluoroquinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. KinoPlus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. KinoPlus 600 mg 5 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: prolifloxacina. Gruppo terapeutico: antibatterici quinolonici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: KinoPlus ha indicato per il trattamento di infezioni sostenute da ceppi sensibili, nelle seguenti patologie: infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, cistite semplice, infezioni complicate delle basse vie urinarie, esacerbazione acuta della bronchite cronica, rinosinusite batterica acuta. Nella cistite semplice, nella esacerbazione acuta della bronchite cronica e nella rinosinusite batterica acuta, KinoPlus deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni sia considerato inadeguato. La rinosinusite batterica acuta deve essere adeguatamente diagnosticata in accordo alle linee guida nazionali o locali sul trattamento delle infezioni respiratorie. Per il trattamento della rinosinusite batterica, KinoPlus deve essere usato solo in pazienti nei quali la durata dei sintomi sia inferiore a 4 settimane. Nel trattamento di pazienti con malattie infettive, si deve tener conto delle caratteristiche locali relative alla sensibilità agli antibiotici. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. La posologia indicativa per gli adulti ha la seguente: pazienti con infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie, cistite semplice. Ha sufficiente una sola compressa da 600 mg. Pazienti con infezioni complicate delle basse vie urinarie. Una compressa da 600 mg una volta al giorno fino ad un massimo di 10 giorni di trattamento. Pazienti con esacerbazione acuta della bronchite. Una compressa da 600 mg una volta al giorno fino ad un massimo di 10 giorni di trattamento. Pazienti con rinosinusite batterica acuta. Una compressa da 600 mg una volta al giorno fino ad un massimo di 10 giorni di trattamento. In caso di infezioni complicate delle basse vie urinarie ed esacerbazione acuta della bronchite cronica, la durata del trattamento dipende dalla gravità della malattia e dal decorso clinico del paziente e deve comunque proseguire per almeno 48-72 ore dalla remissione/scomparsa dei sintomi. Popolazione pediatrica. KinoPlus non deve essere usato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni a causa di problematiche di sicurezza, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 3. Modo di somministrazione. Le compresse di KinoPlus devono essere deglutite con acqua e devono essere somministrate tenendo conto dell'assunzione di cibo, vedere paragrafo 4, 5. Controindicazioni: ipersensibilità alla prolifloxacina, ad altri antibatterici quinolonici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Bambini prima dell'età puberale o ragazzi al di sotto dei 18 anni con incompleto sviluppo scheletrico. Pazienti con anamnesi di affezioni tendinee correlate alla somministrazione di quinoloni. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di prolifloxacina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avverse gravi durante l'uso di medicinali contenenti quinoloni o fluoroquinoloni, vedere paragrafo 4, 8. Il trattamento di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il trattamento concomitante con cimetidina, antiacidi contenenti AMG o preparazioni contenenti ferro e calcio riduce l'assorbimento di Kinot Plus. Di conseguenza Kinot Plus dovrebbe essere somministrato 2 ore prima od. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Kinot Plus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Kinot Plus durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati clinici relativi all'impiego di prolifloxacina durante la gravidanza accertata. Studi sugli animali non hanno indicato teratogenicità. Altri effetti tossici sulla riproduzione sono stati rilevati soltanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I quinoloni possono causare vertigini e stato di confusione, pertanto, il paziente deve sapere come risponde al trattamento prima di guidare o usare macchinari o iniziare attività che richiedono vigilanza e coordinazione. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati di seguito riportati sono riconducibili agli studi clinici effettuati con Kinot Plus, ad eccezione delle reazioni avverse con frequenza non nota. La maggior parte degli eventi avversi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La somministrazione orale nel topo, ratto e cane, maschi e femmine, di dosi singole sino a 5000 mg/kg non ha avuto effetti letali. Non sono disponibili informazioni sul sovradosaggio nell'uomo. Kinot Plus è stato somministrato sino alla dose di 1200 mg/die per 12 giorni in volontari sani mostrando nel complesso una buona tollerabilità. Nel caso di sovradosaggio in acuto, lo stomaco deve essere svuotato provocando vomito o praticando un lavaggio gastrico, il paziente deve essere attentamente seguito e trattato con terapia sintomatica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Fluorochinoloni, codice ATC. Ilunga 01 ma 17. Prolifloxacina ha un antibatterico appartenente alla classe dei fluorochinoloni dotato di ampio spettro di azione e di elevata efficacia. Dopo somministrazione orale, prolifloxacina viene, proprietà farmacocinetiche. Prolifloxacina è il profarmaco del metabolita attivo, ulifloxacina. Assorbimento a euro nell'uomo. Prolifloxacina rapidamente assorbita, Tmax uguale circa 1H, e trasformata in ulifloxacina. Dopo somministrazione singola di 600 mg dati preclinici di sicurezza. Tossicità ripetuta. In studi di tossicità con somministrazione ripetuta, cartilagini articolari, reni, apparato gastrointestinale e fegato sono risultati i principali organi bersaglio. Con dosi fino a 3 volte più alte, elenco degli eccipienti: nucleo, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crosscarmellosa sodica, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento, ipromellosa, glicole propilenico, titanio diossido, E171, talco, ossido ferrico, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Kinot Plus a base di prolifloxacina sono: Keraflox, Unidrox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.